Oggi ci immergiamo in una delle menti più affascinanti e più contraddittorie della storia. Chi era davvero Sant'Agostino? Un santo austero che predicava la castità? O un giovane ribelle che non voleva proprio saperne delle regole? Spoiler, era entrambe le cose. Quindi, prima di mettervi comodi, cliccate su mi piace se amate i viaggi nel tempo che ci portano a scoprire i grandi personaggi della storia, e fatemi sapere nei commenti. Siete più team vita tranquilla e ordinata oppure esperienze folli e libertine prima di mettere la testa a posto? Immagina Tagaste, attuale Algeria, anno 354. Il mercato brulica di voci, odore di spezie e polvere nell'aria. Qui nasce Agostino. La madre Monica è una cristiana fervente, il padre Patrizio un pagano scettico. Due visioni del mondo sotto lo stesso tetto. Una tensione che accompagnerà Agostino per tutta la vita. Crescendo, Agostino si lascia trascinare da passioni e desideri. Va a studiare a Cartagine, metropoli vivace e tentatrice. Lì, tra retorica e piaceri, vive relazioni disordinate e diventa padre di un figlio, Adeodato, avuto con una compagna fuori dal matrimonio. Se ci fosse stato Instagram, probabilmente lo avreste visto in stories tra amici, feste e citazioni filosofiche. Non proprio l'immagine del santino da calendario. Eppure non era solo un ragazzo sregolato. Agostino aveva una fame di verità incredibile. Si avvicina ai Manichei, una setta che divide il mondo in bene e male, ma non resta convinto. Studia filosofia, legge Cicerone e Plotino, ma sente sempre un vuoto dentro. Nelle confessioni scriverà: «Ero diventato un enigma a me stesso». Il suo talento nella retorica lo porta lontano, prima a Roma, poi a Milano, dove risiede la corte imperiale d'Occidente. È il 384. Ottiene la prestigiosa cattedra di retorica, un riconoscimento che oggi potremmo paragonare a ricevere un incarico da Oxford o Harvard. Diventa un uomo ammirato, con carriera e fama, circondato da studenti e cittadini che lo ascoltano con attenzione. Eppure, dentro di sé, il tormento non lo abbandona. La ricerca di verità e senso lo accompagna in ogni parola che pronuncia. A Milano conosce il vescovo Ambrogio, maestro della parola e della fede. Per Agostino è uno shock. Un uomo che unisce cultura e spiritualità. Le sue prediche gli aprono una nuova prospettiva. Nel frattempo, Monica, la madre, non smette di pregare per lui. È convinta che un giorno cambierà davvero. Ma Agostino è dilaniato. Vuole cambiare, ma non riesce a staccarsi dai piaceri. Scrive: «Concedimi la castità e la continenza, ma non subito». Avete mai rimandato una decisione importante, aspettando il momento giusto che non arriva mai? Ecco, lui era lì. Nel 386, nel giardino di casa a Milano, crolla. Piange sotto un albero, in preda alla disperazione. All'improvviso sente una voce di bambino cantilenare: «Tolle, legge! Tolle, legge! Prendi e leggi». Agostino apre la Bibbia e legge un passo di San Paolo. Abbandona i piaceri e rivestiti di Cristo. È il colpo di fulmine spirituale. Decide di cambiare vita, definitivamente. La notte di Pasqua del 387, Agostino viene battezzato da Ambrogio a Milano, insieme al figlio Adeodato. Poco dopo, sua madre Monica muore a Ostia, Serena. Il figlio per cui aveva pregato per anni è finalmente cristiano. Agostino torna in Africa. A Ippona, l'attuale Annaba, diventa sacerdote e poi vescovo. Da lì, guida la sua comunità in tempi difficili, invasioni barbariche, eresie, crisi dell'impero romano. Scrive opere immense, tra cui le Confessioni, il primo vero libro di introspezione spirituale della storia, e La città di Dio, che cerca di dare senso al crollo dell'impero e indicare una speranza oltre la politica. Agostino muore nel 430, durante l'assedio dei Vandali a Ippona. Un vecchio vescovo che aveva amato, sbagliato, cercato, trovato. La sua frase più celebre resta attuale: «Ci hai fatti per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te». Inquietudine, ricerca, desiderio di senso. Non è forse la stessa sete che ci portiamo dentro anche noi oggi? E allora ti chiedo, in cosa ti riconosci di più in Agostino? Nel giovane che cerca piaceri, nell'uomo che brilla all'esterno ma si sente vuoto dentro, o nel convertito che finalmente trova pace? Scrivilo nei commenti. E prima di uscire, se ti è piaciuto questo viaggio nella vita di Sant'Agostino, metti un mi piace e iscriviti al canale. Qui trasformiamo la storia in un'esperienza viva, da esplorare insieme. Perché, alla fine, non studiamo solo il passato,
scopriamo anche noi stessi.